Ciao a tutti, scusate per la confusione, ma è domenica e quindi siamo in piena fase preparativa per il pranzo. Oggi preparerò con voi un impasto nuovo, sapete che ne faccio a decine e decine ogni anno, questo è ancora nuovo con la tecnica della gelatinizzazione e ci occorrerà per fare una pizza romana in teglia, quindi bella croccante, bella alveolata. Man mano vi darò tutte le informazioni. Se siete su YouTube potete trovare nella info box tutto ciò che vi occorre, le varie indicazioni, i pesi, eccetera eccetera. Se siete sul blog nel post trovate comunque tutto. Per ogni cosa, ve lo dico già prima, comunque sono a vostra disposizione, quindi chiedete pure. Iniziamo. Mettete a scaldare in un pentolino 200 g di acqua, portate ad ebollizione e spegnete subito per evitare che l'acqua evapori, perché ci occorrono esattamente 200 g, quindi attenzione a non far bollire a lungo. In un contenitore aggiungete 200 g di farina di tipo 1 e se l'acqua ha già raggiunto il bollore, versatela nel contenitore insieme alla farina e impastate. Bisogna fare un impastino grezzo, dovete solo far sì che la farina incorpori l'acqua. Facciamo la gelatinizzazione perché grazie ad essa è possibile avere delle idratazioni molto alte, come in questo caso l'85% è altissima. Che cosa significa l'85% di idratazione? Significa che in ogni chilo di farina ci sono ben 850 grammi di acqua. Volendo, un impasto buono è anche idratato all'80%. Quindi se lo volete leggermente meno idratato potete anche mettere soltanto in totale 800 grammi di acqua. Grazie alla gelatinizzazione, tra l'altro, l'impasto incorda prima ed assorbe appunto molta più acqua. Quando l'impasto grezzo sarà pronto, quindi quando la farina avrà incorporato tutta l'acqua, mettetelo da parte a raffreddare per almeno una mezz'oretta. Volendo, potete farlo fino a 3-4 ore prima e metterlo da parte. In un contenitore o nella ciotola dell'impastatrice versiamo l'acqua restante, quindi 650 grammi, visto che in totale ne utilizzeremo 850 grammi. Aggiungete il lievito, io uso il fresco, quindi 6 grammi, altrimenti se usate quello essiccato dovete metterne soltanto 2-3 grammi. E aiutatevi con una forchetta per scioglierlo. Sciolto il lievito, aggiungete la farina restante, quindi 800 grammi, visto che in totale ne utilizzeremo 1 chilo. Iniziate adesso ad amalgamare gli ingredienti. Se usate l'impastatrice, in questa fase utilizzate la frusta K, che su parere degli esperti è in grado di lavorare meglio in pasti semiduri o composti resistenti ed è perfetta per far amalgamare gli ingredienti. La frusta K inoltre riesce a far incorporare facilmente l'acqua alla farina. Quando la farina avrà incorporato tutta l'acqua, togliete la frusta K e lasciate l'impasto nella ciotola per 30-40 minuti, volendo anche 1-2 ore se avete possibilità. Così nel frattempo la gelatinizzazione si raffredda al meglio. Mi raccomando, coprite l'impasto, volendo anche con lo stesso piatto in cui si sta raffreddando la gelatinizzazione. Passati 30-40 minuti o 1-2 ore se avete tempo, aggiungete la gelatinizzazione all'impasto ed iniziate ad impastare a bassa velocità mettendo però il gancio. Dopo qualche minuto fermate momentaneamente l'impastatrice ed aggiungete i 30 g di sale sciolti in un paio di cucchiaini d'olio che potete o aggiungere o sottrarre ai 30 g che ci occorreranno nella ricetta. Facciamo in questa maniera, non è di fondamentale importanza, ma è un piccolo accorgimento per evitare che il sale possa fare attrito con l'impasto. Iniziate nuovamente ad impastare in una prima fase lentamente e dopo un paio di minuti aumentate la velocità e continuate ad impastare o a far impastare se state usando l'impastatrice per altri 8-10 minuti. Abbassate nuovamente la velocità dell'impastatrice ed aggiungete l'olio. L'olio è molto importante negli impasti di questo tipo, innanzitutto perché è un miglioratore naturale del glutine ed inoltre, se aggiunto alla fine come in questo caso, riesce a lubrificare l'impasto e quindi, visto che quest'ultimo sarà molto manipolato, molto probabilmente, se ben lubrificato, non dovrebbero verificarsi strappi, fori o altro al momento della stesura.
Ungete con dell'olio extravergine d'oliva un contenitore capiente e trasferite l'impasto appena sarà ben incordato. Con le mani fate le classiche pieghe, così come sto facendo io, che servono a dare forza e struttura all'impasto. Coprite il contenitore con il coperchio e lasciate l'impasto a temperatura ambiente per 2 ore. Ogni 30 minuti dovrete fare le pieghe, quindi l'impasto starà a temperatura ambiente per almeno 2 ore. Passate 2 ore, fate l'ultima piega e mettete l'impasto, lasciandolo sempre nella stessa ciotola, magari aggiungendo un altro filo di olio evo sul fondo, per 48 ore in frigorifero. Ora giustamente vi viene da chiedervi perché mettiamo l'impasto in frigorifero. Lo mettiamo per fargli fare la maturazione. La maturazione è un processo in cui gli zuccheri e le proteine della farina vengono scomposti. Ma senza scendere in specifiche tecniche di cui non mi ritengo abbastanza preparato, in maniera molto semplice vi dico che ciò che succede durante il processo di maturazione dell'impasto è molto simile a ciò che avviene nel nostro stomaco durante la fase digestiva della pizza, per cui possiamo dire che durante la maturazione è come se la pizza si digerisse da sola, risultando in questa maniera più leggera e digeribile. Dopo 48 ore togliete l'impasto dal frigo e su un piano mettete un po' di olio extravergine di oliva e distribuitelo con un pennellino con le dita. Io uso una spianatoia in legno, ma ci vorrebbe un piano di alluminio o di marmo. Versate l'impasto sulla spianatoia unta ed iniziate lo staglio, cioè la divisione in pallini dell'impasto. Non dimenticatevi quando fate questa operazione di ungervi anche un bel po' le dita, sempre con un po' di olio extravergine di oliva. Infarinate leggermente il piatto della bilancia e pesate i panetti uno per uno. Per quanto riguarda il peso dei panetti, ora sta a voi decidere se fare la pizza bassa, media o alta. Se non sapete regolarvi, vi indico sommariamente delle misure. Per una pizza sottile, in una teglia 40x40, mettete circa 650-700 g di impasto. Per una pizza più alta, mettete circa 850-900 g di impasto. Ovviamente, se volete una via di mezzo, mettete circa 750-800 g di impasto. Fatti i panetti, che vi ricordo che dovranno essere di forma rettangolare per teglia rettangolare e tondi per teglia tonda. Mettete da parte a temperatura ambiente per 4-5 ore. Passate 4-5 ore, prendete i panetti ed infarinate la spianatoia. Mettete il panetto sulla farina e stendetelo dandogli la forma della teglia. Steso in gran parte il panetto, ungete abbondantemente la teglia con dell'olio extravergine di oliva, spennellate lungo tutta la superficie della teglia e trasferite il panetto in teglia facendo attenzione a non romperlo. Massaggiando con delicatezza l'impasto, stendete bene fino a coprire completamente la teglia. Volendo potete ungervi i polpastrelli. Mi raccomando, stendete omogeneamente l'impasto. Per la classica margherita coprite la pizza con la salsa di pomodoro fredda, aggiungete un filo di olio evo ed infornate. Preriscaldate il forno almeno 15 minuti prima di infornare. Mettete la griglia sul fondo e preferibilmente cuocete una pizza per volta. Se avete la funzione pizza usatela, in alternativa il forno dovrà stare al massimo della temperatura ed in modalità ventilata. Per i primi 15 minuti non aprite il forno. Passati 12-15 minuti togliete la pizza dal forno e velocemente aggiungete la mozzarella. Rimettete la pizza in forno e fate cuocere fin quando sotto non sarà dorata. A quel punto la pizza dovrebbe essere cotta. Sentite com'è croccante? Non so se si riesce a vedere, ma sicuramente si riesce a sentire. Assaggio un pezzetto con voi di questa. Il risultato, come avete visto, è strepitoso. Ci vuole un po' di pazienza, il lavoro è poco, è il solito, poi in realtà riposa in frigo, quindi nessun lavoro aggiuntivo da parte vostra.
Se provate a fare questa ricetta o se avete dei consigli da dare o da chiedere appunto, commentate qui sotto, o se siete sul blog fatelo direttamente sul blog. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!